Ragazzi, è arrivato il giorno. Quest'oggi testeremo l'Arox idraulico nel terreno che voglio io. Ebbene sì, eccoci qua pronti con il nostro Mercedes Arox, quel camioncino regalato da RC Mania, idraulico, per cui oggi testeremo come lui può andare in vari terreni. Allora, naturalmente sul cemento, come potete vedere che adesso è lì, vedete ragazzi, sul cemento logicamente andrà tranquillo, ma testeremo vari punti, andiamo un po' sulla sabbia, anche se purtroppo quest'oggi ha piovuto questa notte, per cui logicamente potrebbe andare bene. Qualche prova di carico faremo, così vedremo veramente se il 4x4 e la sua altezza sono veramente degni di nota. Allora, qui abbiamo, come detto prima, terra bagnata, però in un punto, guardate, l'ho smossa, poi ho messo una tavola per terra e lo faremo un pochettino girare, più o meno così in questa posizione, vedere un pochettino anche nello scendere. Certo, è più dura, ma lo portiamo in situazioni particolari. Naturalmente non esageriamo. Adesso proviamo un pochettino a fare i primi test. Allora, sono nella seconda marcia, quella veloce, ok? Adesso, primo pezzo, qui lo vediamo un po' rovinato. Cosa succede? Prima marcia, andiamo. Come si comporta, ragazzi? Sembra che neanche ci sia terra, ragazzi, veramente. Guardate, raga, alla prima marcia proprio non gli interessa niente, eh. Sicuramente il suo peso va a incidere anche su una buona trazione. Poi, allora, primo ostacolo. Logicamente l'ostacolo è alto, ha toccato il serbatoio, ma non gli è interessato proprio nulla, ragazzi, proprio nulla. Adesso lo faremo passare un po' qui in questa terra, togliamo questo quanto, non ci interessa niente. Vediamo come diciamo come si adegua, come sopporta il passaggio della terra. Allora, vediamo un pochettino. Non vorrei farlo, ma voglio farvi capire, ragazzi, cioè è prepotente, ragazzi, è prepotente, ragazzi, veramente. Cioè, guardate, raga, non gli interessa nulla, non gli interessa nulla, veramente. Mettiamo un po' all'estremo, facciamo scendere da qua, da questa posizione, vediamo un po' come lui, eventualmente scenderemo in diagonale, come lui reagisce a questa discesa. Allora, se notate proprio non ha alcunché nella terra, proprio andiamo a inclinarci un pochettino, vediamo di non toccare, ragazzi, mi sposto, guardo un po' sotto com'è. Allora, guardate, raga, c'è proprio l'inclinazione che lui ha, toccherà un po' il serbatoio forse. No, ragazzi, tremendo, ragazzi. Cioè, con un paio di passaggi, guardate, cosa, non lo blocca nessuno, veramente non lo blocca nessuno. Adesso andiamo di qua e usciremo da questa parte, usciamo un po' inclinati, guardate, è solo a marcia 1, guardate, cioè sono al minimo proprio per dire, non voglio esagerare proprio, guardate l'inclinazione delle ruote, come si piegano, guardate, nel passaggio, come si proprio, guardate, qualcosa di spettacolare. Allora, vogliamo esagerare, se seguite a me, so che ce la fa, non ha problemi di niente, veramente. Allora, guardate, ragazzi, dove lo portiamo adesso, guardate, qua, cioè, ragazzi, vi faccio vedere proprio l'inclinazione, dovete proprio capire di cosa stiamo parlando, guardate l'inclinazione che ha il mezzo, le ruote come si inclinano, la regolazione del telecomando è perfetta, cioè, madonna.
Allora, io posso dire che veramente non è un mezzo, ma è un mezzo proprio approvatissimo, a parte il prezzo di quanto costa, ma è stato veramente concepito in una maniera tremenda. Adesso facciamo un'altra, guardate come si sposta perfettamente, raga. Facciamo un'altra esagerazione, poi possiamo anche dare le conclusioni e dire veramente, possiamo anche dare un po' di carico, raga, giusto per, guardate, pronti? Cerchiamo di non toccare sotto, guardate qua, guardate, sono proprio, ragazzi, ha un pelo di acceleratore, guardate, senza problemi. Lui cosa combina? Fantastico, ragazzi, cioè veramente peggio di uno Scaler, fantastico. E abbiamo, cioè, ragazzi, siamo 7 kg di prepotenza, guardate come si inclina, guardate, cioè, poi la bellezza è che si può comandare in questa maniera veramente delicata e a lui proprio non gli interessa niente di dove lo portiamo, guardate, cioè si arrampica, cioè ragazzi, guardate, adesso ho notato un po' di slittamento, ma basta accelerare un pochettino, non gli interessa niente. Allora andiamo a caricarlo non di sabbia perché è bagnata, ma non volevo, guardate qua, guarda che scherzo, ragazzi, questo è umido al massimo. Allora un attimino facciamo una cosa veloce, diamogli un bel carico, dovrei tenere 2 litri più o meno, ma noi esageriamo perché è giusto esagerare. Allora, questo è il nostro carico di perlite, vedete? E adesso facciamo un giro con il carico di perlite e vediamo come si comporta. Per cui dobbiamo aver aumentato circa 2 kg il suo peso. Marcia sempre numero 1, deve andare a caricare e deve spostarsi perché fa la manovra. Guardate come si inclina col suo carico, ma e sono sincero, non lo sente neanche veramente. Andiamo nella parte sabbiosa, ci avviciniamo qui nella parte dove ho smosso un pochettino, anche se comunque è bagnata, ma per molti mezzi quel bagnato e quel movimento della terra crea problemi. Guardate se il battuto come ha toccato la terra, guardate, andiamo giù di qua adesso, la terra proprio non è un suo problema. Poi guardate, io posso fermarmi e lui si frena benissimo. Guardate questi movimenti della camera, ma non, cioè, andiamo in retromarcia, guardate il retromarcia e andiamo avanti. Scivola, sta toccando sotto, tocca sotto, senza problemi, ti porta via tutto. Adesso scaricheremo qui il nostro materiale, ok? Perfetto, pronti? Tutti le cose vogliamo. Mamma santa che scarico, ragazzi, tanta roba. Sì ragazzi, purtroppo si sente la qualità, purtroppo si sente veramente la prepotenza. È fatto davvero bene, i suoi assali rialzati di 28 mm dalla standard e veramente cambiano la differenza. La sua possibile cambio di velocità, io sto andando a velocità 1, cioè la più ridotta, non mi ha creato alcun problema, cosa che con certi mezzi dovevo comunque accelerare un po' di più per dare maggiore trazione, cercare di aiutarlo perché comunque slittava. Ma poi anche il fatto dell'avere l'asse così ammortizzato è una cosa tremenda. Ragazzi, questo è un passaggio che nella mia tra strade non ce la fa farlo perché c'è troppa erba. Guardate qua ragazzi, guardate, non gliene frega niente. E adesso ci tiriamo bene le conclusioni di questo mezzo. Troviamo tutti i difetti prima di tutto e poi tiriamo fuori i pregi. Difetti quali sono?
Diciamo che quando è nato forse lui ha avuto problemi di elettronica e il vecchio proprietario gli ha tolto l'audio e gli ha tolto diciamo la parte luminosa, però basta, come ho fatto io, aggiungerci 2-3 led nei punti tattici, l'audio poco mi interessa e via. Ma potrebbe essere un caso isolato dove solo questo mezzo può aver avuto questo problema, ok? Per cui diamo difetto a 50%. L'altro difetto qual è? Che purtroppo la cabina dell'Arox, tutte le Mercedes hanno una cabina piccolissima, per cui si fa questo piccolo problema nel inserire più cose dentro, kit suono, kit luci, batteria, perché purtroppo la batteria è messa all'interno della cabina. Purtroppo, diciamo che può anche andare bene messa all'interno, alla fine è protetta, invece nell'altro Mercedes purtroppo è messa sotto, e messo un mezzo così con la batteria troppo in vista, troppo vicina al terreno, non può andare bene. Sono arrivato qui dentro la mia officinetta e vi dirò i pro: l'altezza, potenza nel pistone idraulico, maneggevolezza del mezzo e sospensioni fantastiche, ragazzi. Non posso trovare che dirvi che è bellissimo, va benissimo. Confronto, senza offesa ragazzi, passiamoci l'altezza del prezzo, ma confronto il mio povero double hobby, il Volvo A40G, questo è nettamente superiore, ragazzi. Detto questo, da Piero e il nostro Mercedes Arox 22611 è tutto, è una gran figata. Ciao grandi, alla prossima!